Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi una ricetta davvero speciale dedicata a tutti i papà. Le zeppole di San Giuseppe. Quest'anno le prepariamo classiche con crema pasticcera e amarene, ma anche al cioccolato, con la Nutella, il Kinder Bueno, le barrette e anche i pan di stelle. Sono davvero buonissime, la ricetta più buona del mondo. Con queste non si sbaglia mai e la crema è davvero vellutata, è irresistibile. Cominciamo preparando la crema. In una terrina versiamo 250 g di zucchero, 100 g di amido di mais e mescoliamo. Un pizzico di sale, proprio poco e 200 g di latte, facciamo sciogliere tutti i grumi. Aggiungiamo 6 tuorli e vaniglia. A questo punto portiamo sul fuoco, dove ho già messo a scaldare 800 g di latte. Vi consiglio di utilizzare il latte intero fresco. Continuiamo a mescolare finché la crema sarà bella densa. Adesso dividiamo in due parti, in questo modo otterremo anche la crema al cioccolato. Quindi mescolatina, copriamo con pellicola rigorosamente a contatto e in frigorifero. Alla crema al cioccolato basterà aggiungere 100 g di cioccolato fondente al 50%. Se preferite i gusti più forti potete aggiungere anche un 70%. Mescoliamo finché il cioccolato sarà completamente sciolto. Copriamo con pellicola e lasciamo in frigorifero. Adesso prepariamo i bignè. In una pentola versiamo 185 g di acqua, 165 g di burro, un pizzico generoso di sale e facciamo sciogliere. A questo punto versiamo 175 g di farina di buona qualità, tutta in un colpo. Facciamo il tipico roux, quindi mescoliamo velocemente fino a formare una palla. La lasciamo sul fuoco per un paio di minuti. Dopo trasferiamo in una terrina e iniziamo ad incorporare le uova una alla volta. Questo passaggio è molto importante. Vi consiglio di pesare le uova perché, per esempio, queste sono taglia XL e sono 4, però se usiamo delle uova più piccole potremmo averne bisogno di almeno 5. A questo punto l'impasto per bignè è pronto. Lo trasferiamo in una sacca poche con una bocchetta stellata. Iniziamo a formare le nostre zeppole. Facciamo il primo giro con la chiusura totale e il secondo giro in superficie a semicerchio. In questo modo otterremo delle zeppole alte e chiuse, così potranno contenere la crema all'interno e non scivolerà via. Mettiamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 o 35 minuti. Quando la crema è completamente fredda, andiamo a lavorarla per un paio di minuti con il frullatore. A me personalmente piace aggiungere un paio di cucchiai di panna montata. In questo modo la crema sarà più leggera, più areata e più vellutata. È sempre una questione di gusti personali. Le nostre zeppole sono pronte. Guardate come sono belle. Questo è il colore che devono avere. Devono essere così belle, dorate e ben cotte, perché quando sono cotte non si afflosciano. Se si afflosciano significa che le avete tolte dal forno prima del tempo e quindi erano ancora crude. Mi raccomando, fate attenzione.
E adesso non ci resta altro che farcirle. Iniziamo a fare quelle classiche, quindi con la crema pasticcera. A me piace farle proprio belle piene di crema, quindi le metto sia dentro che in superficie. Poi facciamo quelle con la Nutella e la crema al cioccolato. Sono davvero pazzesche, davvero provatele. Un po' di panna montata per renderle ancora più golose. Copriamo con il coperchietto. E decoriamo con un altro ciuffetto di panna. Zucchero a velo. Cacao amaro. Kinder Bueno e barrette. Voilà! Le nostre zeppole sono pronte, facciamo anche quelle con amarena. Mi raccomando, sciacquate le amarene così tenderanno a rompere meno la crema. E queste sono quelle con i pan di stelle, quindi più o meno lo stesso procedimento. E se questo video vi sta piacendo, ricordate di supportare il mio canale lasciando un like, un commento e se non siete iscritti potete iscrivervi. Potete anche attivare le notifiche per ricevere una piccola notifica quando carico un nuovo video. E naturalmente potete trovarmi anche su tutti gli altri social. Io vi aspetto, siete sempre i benvenuti. Con questa ricetta otterrete 10 zeppole grandi. Queste zeppole sono davvero buonissime, leggere, golose e la pasta per bignè con questa ricetta è fantastica. Naturalmente potete fare anche i bignè piccolini. Cosa ne dite? Vi piacciono? Qual è il vostro gusto preferito? Classico oppure al cioccolato? Fatemelo sapere con un bel commento. Io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, vi mando un bacione, un abbraccio e vi ricordo che se vi va potete condividere questa video ricetta con tutti i vostri amici, basterà cliccare sul pulsantino condividi e voilà, zeppole di San Giuseppe, super irresistibili, sono pronte per essere gustate. Un bacione e alla prossima! Ciao! Mua!